Ciao a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti se questo è il primo video che guardate su questo canale. Io mi chiamo Lucrezia e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Oggi vi parlerò di alcune serie TV italiane che ho guardato di recente. Per farlo utilizzerò delle espressioni e delle parole che sono comunemente usate per descrivere che cosa succede nei film e nelle serie TV. Perciò vi consiglio di prendere nota. Per aiutarvi ovviamente potete attivare i sottotitoli. La prima serie TV di cui voglio parlarvi è Il Miracolo, che è stata ideata dallo scrittore Niccolò Ammaniti, che alcuni di voi conosceranno per il romanzo Io non ho paura. È uscita nel 2018 e si inquadra nel genere drammatico. Per il momento consiste di una sola stagione di 8 episodi. La storia è ambientata prevalentemente a Roma e vede protagonisti un primo ministro e la sua famiglia, un sacerdote in piena crisi di fede, una biologa molto metodica che dà retta solo alla scienza, un generale dei carabinieri insieme alla sua squadra. Ci sono anche altri personaggi nella storia, ovviamente, ma quelli che vi ho appena menzionato sono i principali. Che cosa succede? Succede che viene ritrovata una statuetta della Madonna che lacrima sangue e tutti i personaggi si ritrovano, ognuno secondo il proprio ruolo, a dover affrontare e gestire questo evento. Evento che ovviamente ha delle conseguenze sulla loro vita privata, costringendoli a fare i conti con la propria coscienza. È senza dubbio visionaria come serie TV, è un po' anche difficile da spiegare, si presta a molte interpretazioni, soprattutto sul finale. La seconda serie di cui voglio parlarvi è Petra. La storia è tratta dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Jiménez Bartlet. Si tratta di una miniserie con solamente 4 episodi e il genere è poliziesco. La storia è ambientata a Genova. La trama vede protagonista Petra Delicado, ispettrice di polizia che però fino ad allora aveva svolto compiti d'ufficio dietro una scrivania. Un giorno, per mancanza di personale disponibile ad andare sul posto di un omicidio, Petra si ritrova a capo delle indagini. E così inizia l'evoluzione del personaggio, prima insicura e inesperta, poi sicura delle sue capacità e molto schietta. Con lei c'è anche un vice ispettore che indagine dopo indagine diventa suo amico. Devo dire che a tratti questa serie è cruenta ed esplicita. Non mi è piaciuto molto ciò che succede nel secondo episodio, ma non voglio svelarvi niente, quindi non vi dirò che cosa non mi è piaciuto del secondo episodio. Alcuni passaggi potevano essere evitati, secondo me, però nel complesso la serie mi è piaciuta molto, anche perché a me piace molto l'attrice che interpreta Petra, che si chiama Paola Cortellesi. La terza serie di cui voglio parlarvi è Cuarón. Questa serie è inquadrata nel genere del soprannaturale, dell'orrore. Per il momento consiste di una sola stagione, di 7 episodi, però andando a cercare informazioni su internet si dice che sia ancora in produzione la serie. La serie si intitola Cuarón perché è ambientata a Cuarón Venosta, che è un paesino che si trova in Trentino Alto Adige sulle sponde del lago di Resia. La trama si ispira alle leggende che veramente si tramandano su questo lago, da cui spunta un campanile senza campane. Ma la leggenda vuole che di notte si sentano i rintocchi delle campane provenire dal lago. Qual è la storia vera di questo luogo? Nel 1950 gli abitanti di Cuarón Venosta sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni per spostarsi più verso la montagna. Le loro case sono state distrutte e la valle inondata per creare questo lago artificiale con annessa diga per la produzione di energia elettrica. Questi avvenimenti si ritrovano nella serie TV. Nello specifico della serie TV, la trama si snoda intorno alle vicende della famiglia Raina, in particolare di Anna, che dopo 17 anni di assenza da questo paesino torna a Cuarón con i suoi figli e da lì la situazione comincia ad andare a rotoli sostanzialmente. La quarta serie di cui voglio parlarvi è I delitti del barlume. È una commedia che sfocia nel poliziesco, però potremmo anche dire il contrario, cioè è un poliziesco che sfocia
della commedia. Ad oggi ci sono 7 stagioni per un totale di 14 episodi. Ogni episodio dura più di 50 minuti, quindi è come se fosse un mini film ed è possibile guardare gli episodi anche non in sequenza, non in ordine. Questa serie è tratta dai romanzi di Marco Malvaldi e la storia è ambientata in un'immaginaria cittadina in Toscana che si chiama Pineta. Il protagonista è un barista che, grazie al suo istinto investigativo, ma anche grazie alle chiacchierate che fa con dei vecchietti, 4 vecchietti che sono assidui avventori del suo bar, riesce ad indirizzare la polizia sulla pista giusta per risolvere gli omicidi. A me diverte molto anche il titolo perché c'è un gioco di parole. Infatti, il bar Lume, il protagonista lavora in un bar che si chiama Lume, ma bar Lume è anche una parola in italiano che significa segno, indizio e infatti diciamo avere un barlume di speranza o avere un barlume di intelligenza. Significa proprio appunto avere momentaneamente un momento in cui le idee sono assolutamente chiare. Quindi è questo ciò che succede al protagonista quando riesce a trovare la giusta pista da seguire per risolvere l'omicidio o il caso. Riesce a risolvere i casi proprio perché ha un barlume di ingegno e di intuizione. La quinta serie di cui voglio parlarvi è Non uccidere. La serie consta di 2 stagioni per un totale di 36 episodi. La storia è ambientata nella città di Torino e vede protagonista il commissario di polizia Valeria Ferro, che deve indagare su crimini abbastanza pesanti che avvengono sempre in contesti familiari. L'atmosfera di tutta la serie è molto cupa, è molto pesante. La sua vita privata non è da meno, infatti deve in qualche modo affrontare il ritorno a casa della madre dopo 20 anni passati in prigione. Su molti siti si parla di una terza stagione, ma in realtà io non ho trovato le prove di ciò. Su Rai Play non esiste una terza stagione, quindi non so, per il momento sono solamente 2. Fatemi sapere nei commenti se avete già visto qualcuna di queste serie di cui vi ho parlato oggi oppure se sono tutte nuove per voi. Se volete altri consigli su altre serie TV, vi consiglio di andare a guardare questo video qui. Questo è tutto per oggi, spero che questo video vi sia utile e spero soprattutto che abbiate imparato delle espressioni nuove. Vi ringrazio, ci vediamo nel prossimo, a presto, ciao!